Tired of having to stop and pick up a dictionary every time you come across a new word? Well, there is a pain-free way to look up words if you're learning with our learning system. It's called the Audio Dictionary. But first, if you don't yet have access to our language learning system, sign up for a free lifetime account right now. Just click the link in the description to get your free lifetime account. What is the Audio Dictionary? The Audio Dictionary is our free on-site dictionary with audio pronunciation, and you'll find it in the vocabulary drop-down menu or by hovering over the search icon in the top right corner of the site. Just type or paste in any word you want to look up. The dictionary gives you the meaning, transliteration, and audio pronunciation. Best of all, it's available to all users, so if you're a member, you already have access. How to look up words without sidelining your learning. Now, let's talk about how to look up words without sidelining your learning. I don't know about you, but when I'm learning, stopping everything to grab a dictionary every single time I find a new word can get frustrating, especially if there are a lot of new words. That's where the Audio Dictionary comes in. So how does it work? Well, if you're taking a lesson on the site, you can just hover over the search icon, type or paste in the word, and get the meaning without having to stop or leave the lesson. How to save and master words for good. We know it's easy to forget the new words you learn, and that's why the Audio Dictionary connects with your word bank, so you can send words from the dictionary to the word bank. Think of the word bank as your extended brain. It's where you can save keywords and phrases for later. And how it works is, while you're reviewing words, just select the ones you want to save and click Add Selected Words to Word Bank at the bottom. And it's not just for storage. You can use the Word Bank to review your words with a slideshow or even create printable vocabulary lists, which is pretty cool. Just export your words as a PDF or click on the printer-friendly option and print. So if you want to learn the language and get access to these learning tools and our learning system, sign up for a free lifetime account right now. Just click the link in the description to get your free lifetime account. Hello. Buongiorno. Excuse me. Mi scusi. I'm sorry. Mi dispiace. Good night. Buonanotte. Nice to meet you. Piacere di conoscerti. How are you? Come stai? Yes. Sì. No. No. Thank you. Grazie. I'm. Sono. Goodbye. Arrivederci. Bad. Cattivo. Good. Buono. Pretty. Bella. Ugly. Brutto. Easy. Facile. Difficult. Difficile. Near. Vicino. Far. Lontano. Small. Piccolo. Expand your vocabulary with our Core 2000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Italian ebook before it's gone. Do you know how to describe past habits or continuous situations in Italian? You'll learn how in just a moment. Hi, my name is Felice and this is 3-Step Italian by ItalianPod101.com. In this lesson, you learn how to describe past habits or continuous situations in Italian through a quick conversation. Let's look at the dialogue. As you listen, pay attention to how they talk about the past and describe what life used to be like. Questo sei tu da giovane? Che bel ragazzo! Sì, ero molto bello. Avevo 22 anni. Ero uno studente dell'università.
Andavo tutti i giorni in palestra. Tutti i giorni? Sì, tutti i giorni. Avevo già il sogno di aprire la mia palestra. Let's hear it with the English translation. Questo sei tu da giovane? Che bel ragazzo! Is this you when you were young? What a handsome guy! Pay attention to the next paragraph. The sentences follow the key speaking pattern you learn later in this lesson. Eh sì, ero molto bello. Avevo 22 anni. Ero uno studente dell'università. Andavo tutti i giorni in palestra. Oh yes, I was very handsome. I was 22 years old. I was a university student. I used to go to the gym every day. Tutti i giorni? Every day? Sì, tutti i giorni. Avevo già il sogno di aprire la mia palestra. Yes, every day. I already had the dream of opening my own gym. Let's look at the sentence pattern. But first, let's review how to form the imperfecto tense. To do this, take the stem of the verb and add the appropriate imperfect endings. For other verbs like andare, to go, io andavo, I used to go. Tu andavi, you used to go, singular. Lui, lei, andava. He, she used to go. Noi andavamo. We used to go. Voi andavate. You used to go. Plural. Loro andavano. They used to go. Okay, now on to the pattern. Do you remember how the carrot said, I used to go to the gym every day? Andavo tutti i giorni in palestra. Andavo tutti i giorni in palestra. This sentence follows the pattern here. In Italian, the imperfetto tense is used to describe ongoing actions in the past, habits, or situations that were true over a period of time. It's similar to saying used to or was doing in English. It is how the line from the dialogue uses the pattern. Andavo. Andavo tutti i giorni in palestra. In this sentence, andavo is the first person singular form of andare in the imperfetto. It combines the stem and with the ending avo, which marks the subject as I and the action as habitual in the past. The phrase tutti i giorni means every day, reinforcing the idea of repetition or routine. Finally, in palestra means to the gym. The sentence follows the pattern of the verb in the imperfetto plus optional time phrase, used to describe past habits or repeated actions. Now, you can use this structure to describe past habits and repeated actions when you are speaking in Italian. Now, let's look at some speaking examples. 30 anni fa avevo 14 anni. 30 years ago, I was 14 years old. Can you see how the pattern applies here? Let's break it down. Avevo is the first person singular of avere in the imperfetto. It means I had, but in this context, it translates as I was when referring to the age. 14 anni means 14 years. This shows how avere
is used to express age in Italian and how the imperfetto gives the sense of the past state. Here's another example. Da piccola andavo a scuola negli Stati Uniti. When I was little, I used to go to school in the United States. Da piccola andavo a scuola negli Stati Uniti. When I was little, I used to go to school in the United States. Let's try one more. Quando ero una studentessa, avevo molti amici. When I was a student, I had many friends. Quando ero una studentessa, avevo molti amici. When I was a student, I had many friends. Another one. Da giovane non andavo mai al cinema. When I was young, I never went to the cinema. Da giovane non andavo mai al cinema. When I was young, I never went to the cinema. One last example. Facevo nuoto ogni estate. I used to swim every summer. Facevo nuoto ogni estate. I used to swim every summer. Now you know how to describe past habits or continuous situation in Italian. And you can move on to the practice. A presto! Expand your vocabulary with our core 2,000 words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Italian ebook before it's gone. Do you know how to describe past habits or continuous situations in Italian? Welcome to 3-Step Italian Practice by ItalianPod101.com. In this lesson, you will practice conjugating verbs in the imperfect tense. Let's look at the main dialogue. Two people are having a conversation. Questo sei tu da giovane? Che bel ragazzo! Is this you when you were young? What a handsome guy! Sì, ero molto bello. Avevo 22 anni. Ero uno studente dell'università. Andavo tutti i giorni in palestra. Oh yes, I was very handsome. I was 22 years old. I was a university student. I used to go to the gym every day. Ero, avevo, ero, andavo. In the dialogue, we heard several verbs in the imperfect tense, like ero, avevo, and andavo. The imperfetto is used to describe how things were in the past, habits, age, feelings, and ongoing situations. It's often translated as used to or was or were doing in English. To form the imperfetto, we take the stem of the verb and add specific endings that match the subject. These endings help show who was doing the action and give a sense of continuity or repetition in the past. Let's take a look at a few examples. All of these verbs are in the first person singular form. Andavo comes from andare. The stem N plus avo gives I used to go. Avevo comes from avere. The stem av plus evo gives I used to have. Ero comes from essere, which is irregular. Even though it doesn't follow the regular pattern, ero still marks the first person singular form I was. These conjugations allow us to describe experiences, routines, and conditions that lasted over time.
Let's now take a closer look at how those endings work. Choose the best answer to complete the sentence. Remember, we are practicing the imperfect. Ready? Mia sorella a scuola in autobus. Mia sorella a scuola in autobus. Andava. Andava. Mia sorella andava a scuola in autobus. Mia sorella andava a scuola in autobus. My sister used to go to school by bus. We use andava in this sentence because it's the third person singular form of the verb andare in the imperfetto. And the subject, mia sorella, refers to she, describing a past habit. Choose the best answer to complete the sentence. Ready? Uno studente dell'università. Uno studente dell'università. Ero. Ero. Ero uno studente dell'università. Ero uno studente dell'università. I was a university student. We use ero in this sentence because it's the first person singular form of the irregular verb essere in the imperfetto, used to describe a past state about oneself. I was. Choose the best answer to complete the sentence. Ready? 10 anni fa, non gli occhiali. 10 anni fa, non gli occhiali. Avevo. Avevo. 10 anni fa non avevo gli occhiali. 10 anni fa non avevo gli occhiali. 10 years ago, I didn't have glasses. We use avevo in this sentence because it's the first person singular form of avere in the imperfetto, used to describe something the speaker didn't have in the past. I didn't have. Unscramble the words to make a sentence. Ready? 10. 10 anni. 10 anni fa. 10 anni fa, Emily. 10 anni fa, Emily aveva. 10 anni fa, Emily aveva i. 10 anni fa, Emily aveva i capelli. 10 anni fa, Emily aveva i capelli corti. 10 years ago, Emily had short hair. 10 anni fa, Emily aveva i capelli corti. Choose the best answer to complete the sentence. Remember, we are practicing the imperfect. Ready? Quando ero una studentessa, avevano or avevo molti amici. Quando ero una studentessa, avevano or avevo molti amici. Avevo. Avevo. Quando ero una studentessa, avevo molti amici. When I was a student, I had many friends. Avevo is used here because it is the first person singular of avere in the imperfetto, and the subject is I, a female speaker saying, quando ero una studentessa, describing something she had in the past. Choose the best answer to complete the sentence. Ready?
I miei compagni di classe erano or eravamo molto simpatici. I miei compagni di classe erano or eravamo molto simpatici. Erano. I miei compagni di classe erano molto simpatici. My classmates were very nice. Erano is used here because it is the third person plural form of essere in the imperfetto, matching the subject, i miei compagni di classe, they, to describe how they were in the past. Let's translate some sentences into Italian. Translate: every Saturday I used to go to the movies with them. Into Italian. Ogni sabato, meaning every Saturday, followed by andavo, the imperfect tense of the verb andare, meaning I used to go. Next, al cinema, meaning to the movies, followed by con loro, meaning with them. Andavo is used here because it is the first person singular form of the verb andare in the imperfetto, describing a repeated action the speaker did in the past. I used to go. Ogni sabato andavo al cinema con loro. Ogni sabato andavo al cinema con loro. Every Saturday I used to go to the movies with them. Translate: when I was 17, I was in Italy. Into Italian. Quando, meaning when, followed by avevo, the imperfect tense of the verb avere, meaning I had, used for age. Next. 17 anni, meaning 17 years old, followed by ero, the imperfect tense of the verb essere, meaning I was. Next. In Italia, meaning in Italy. Avevo, ero. Avevo is used here because it is the first person singular form of the verb avere in the imperfetto, showing the speaker's age in the past. And ero is used here because it is the first person singular form of essere, indicating a past state. I was in Italy. Quando avevo 17 anni, ero in Italia. Quando avevo 17 anni, ero in Italia. When I was 17, I was in Italy. Translate: 10 years ago, I was 28 years old. Into Italian. Dieci anni fa, meaning 10 years ago, followed by avevo, the imperfect tense of the verb avere, meaning I had, used for age. Next. Ventotto anni, meaning 28 years old.
Avevo is used here because it is the first person singular form of avere in the imperfetto, and it's used to describe how old the speaker was in the past. 10 anni fa avevo 28 anni. 10 anni fa avevo 28 anni. 10 years ago I was 28 years old. Listen to me as I speak. Which imperfect verb is used in the sentences? Mia sorella andava a scuola in autobus. Let's listen one more time. Mia sorella andava a scuola in autobus. Did you hear andava? Andava, meaning used to go, in the third person singular form of andare in the imperfetto, and it's used before the subject, mia sorella, she, when describing a past habit. How about 10 anni fa Emily aveva i capelli corti. Let's listen one more time. 10 anni fa Emily aveva i capelli corti. Did you hear aveva? Aveva, meaning used to have, is the third person singular form of avere in the imperfetto, used before the subject Emily, referring to a past state. Next. I miei compagni di classe erano molto simpatici. One more time. I miei compagni di classe erano molto simpatici. Did you hear erano? Erano, meaning they were, in the third person plural form of essere in the imperfetto, used before a plural subject, my classmates. And 10 anni fa avevo 28 anni. One more time. 10 anni fa avevo 28 anni. Did you hear avevo? Avevo, meaning I had, is the first person singular form of avere in the imperfetto, used before the subject I to describe a past condition. Thank you for watching. Now you know how to use the imperfetto to describe how things were in the past, habits, age, feelings, and ongoing situations in Italian. And now you can move on to the next lesson in the pathway. A presto! Are you ready to learn 5 new Italian words? This week's topic is social gatherings. And there'll be a quiz at the end to test you on the words. So, let's go! Come? Come? Come vai al lavoro? Come vai al lavoro? Come vai al lavoro ogni mattina? Come vai al lavoro ogni mattina? Guido, come vai al lavoro ogni mattina? In bicicletta. Così arrivo già stanco. Let's review. Say how. Come? Come? Say, how do you get to work? Come vai al lavoro? Come vai al lavoro? Say, how do you get to work every morning? Come vai al lavoro ogni mattina? Come vai al lavoro ogni mattina? Camminare. Camminare. Andiamo al parco a camminare? Andiamo al parco a camminare? Andiamo al parco a camminare? Camminare? Con questo tempo? Scherzi? Let's review. Say walk. Camminare.
camminare. Say, shall we go to the park to walk? Andiamo al parco a camminare? Andiamo al parco a camminare? Tram, tram, il tram, il tram. Oggi prendo il tram per andare all'università. Oggi prendo il tram per andare all'università. Oggi prendo il tram per andare all'università. Davvero c'è il tram? Non lo sapevo. Let's review. Say tram. 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 Say the tram. Il tram. Il tram. Say, today I'm taking the tram to go to the university. Oggi prendo il tram per andare all'università. Oggi prendo il tram per andare all'università. Affittare. Affittare. Affittare una macchina. Affittare una macchina. Vuoi affittare una macchina per il viaggio? Vuoi affittare una macchina per il viaggio? Vuoi affittare una macchina per il viaggio? Forse. Ma quanto costa al giorno? Let's review. Say rent. Affittare. Affittare. Say rent a car. Affittare una macchina. Affittare una macchina. Say, do you want to rent a car for the trip? Vuoi affittare una macchina per il viaggio? Vuoi affittare una macchina per il viaggio? Scendere. Scendere. Scendere alla prossima fermata. Scendere alla prossima fermata. Devo scendere alla prossima fermata. Devo scendere alla prossima fermata. Devo scendere alla prossima fermata. Mi aiuti con la valigia? Mi dispiace, ma oggi mi fa male il collo. Let's review. Say, get off. Scendere. Scendere. Say, get off at the next stop. Scendere alla prossima fermata. Scendere alla prossima fermata. Say, I need to get off at the next stop. Devo scendere alla prossima fermata. Devo scendere alla prossima fermata. Now, let's see how well you remember these words. Ready? Come? Walk.
Tram. Rent. Scendere. Great job! Follow Italian Pod 101 for more Italian lessons. Hi everyone! In this lesson, you'll practice your listening skills with one classic story told in 3 surprising ways. Listen carefully and tell us which version you prefer. Let's begin! La tartaruga e la lepre 2.0. Modalità scorrimento. La tartaruga e la lepre si accordarono per una gara fino al parco. Chi arriva per primo alla grande fontana vince, disse la lepre, stiracchiandosi. La tartaruga annui, si mise le cuffie e avviò la sua playlist. Quando la gara iniziò, la lepre scattò in avanti. Poi sentì una vibrazione. Controllò il telefono. Un messaggio. Poi un altro. Rallentò, scorrendo. Mise un like a un post. Guardò un video. Si fece un selfie. Cancelletto gara del giorno, cancelletto troppo facile. Nel frattempo la tartaruga continuava a camminare. Playlist rilassante. Passo costante. La lepre rise per un meme. Cliccò su un link. Iniziò una diretta streaming. Quando alzò lo sguardo, vide la tartaruga in posa vicino alla fontana. L'acqua danzava, la musica suonava. La tartaruga sorrise. Arrivi? La lepre sbatté le palpebre guardando il telefono, poi la fontana. Se ne pentì amaramente. Now, here's a different take on the same story. Listen closely to see how it changes. La tartaruga e la lepre 2.0. La partita lunga. La lepre sfidò la tartaruga a una gara. Fino al vecchio stadio. Chi vince prende $100. La tartaruga annui. Probabilmente vincerai tu. La lepre rise. Ovviamente. Al via la lepre scattò. A metà percorso si fermò per un selfie. Cancelletto, vittoria facile, cancelletto, velocità coniglio. Poi fece un breve streaming. Pubblicò un sondaggio. Dovrei attraversare il traguardo facendo il moonwalk? Alla fine trotterellò fino ai cancelli dello stadio e posò. La tartaruga non arrivò mai. Un ufficiale consegnò alla lepre un assegno da $100. Lei lo mostrò alla telecamera. Vittoria! Staccò su un appartamento silenzioso. La tartaruga era alla sua scrivania, a sorseggiare del tè. Controllò l'app scommesse. Puntata. Tartaruga perde, quota più 2000. Vincita $2100. Sorrise, premette prelievo e posò il telefono. Non aveva davvero nessun rimpianto. And now, the final version. See how this one takes the story in a new direction. La tartaruga e la lepre 2.0. La rivincita interiore. La tartaruga e la lepre disputarono una gara. La lepre corse veloce, si fermò a scorrere sul telefono, fece allungamenti, danzò e vinse comunque facilmente. Al traguardo rise.
troppo facile. La mattina seguente passò di nuovo dalla pista. La tartaruga correva lì, da sola. La lepre sbuffò. «Che ci fai qui?» Una voce calma dalla panchina rispose. «Forse sta gareggiando contro qualcuno più forte di te», disse Mira. Lei stava sorseggiando del tè verde, calma come sempre. «Se ti vanti ancora, forse hai vinto la gara sbagliata». Quelle parole la colpirono. Più tardi la lepre chiese: «Perché ti alleni? Hai già perso». La tartaruga sorrise. «Non sono qui per battere te, sono qui per battere la me di ieri». La lepre tacque. Non era più fiera della sua vittoria. «Allenati con me», propose la tartaruga. «Posso insegnarti la disciplina». E si allenarono. La lepre si alzò presto. Imparò la concentrazione, la pazienza, il silenzio. Anche la tartaruga imparò. La lepre le mostrò nuovi allungamenti, come muoversi con potenza e velocità, come respirare da velocista. Entrambi migliorarono, non per medaglie, ma per la gioia di farlo. Alle Olimpiadi animali la lepre corse come mai prima. In tribuna VIP la tartaruga applaudì. Mira le sedeva accanto, sorrideva. Great listening! Which version did you prefer and why? Share your thoughts in the comments below. Hi everyone! In this lesson, you'll practice your listening skills with one classic story told in two surprising ways. Listen carefully and tell us which version you prefer. Let's begin! La volpe e l'uva 2.0. Accesso meritato. La volpe vide dei grappoli d'uva dietro ad un alto recinto. Sembravano perfetti, scuri, dolci, appena fuori dalla portata. Saltò, si arrampicò, fallì. «Chi ne ha bisogno?» borbottò, voltandosi. Una voce calma rispose: «Se non te ne importasse, non li fisseresti ancora». Era Mira che sorseggiava del tè accanto al sentiero. La volpe tacque. Non smise di pensare. Quella notte elaborò un piano. Studiò il terreno. Tracciò la mappa del suolo. Scavò un tunnel, silenzioso, pulito, preciso. Giorni dopo si trovò sotto l'uva. Non la mangiò. Non toccò nulla. Invece andò all'ufficio del vigneto. «Ecco come sono entrato», disse. «Ed ecco come mi fermerei». Il vigneto gli diede una ricompensa. Un cesto d'uva, fresca, vera, meritata. Più tardi aprì un'agenzia di sicurezza e comprò quote del vigneto. Now, here's a different take on the same story. Listen closely to see how it changes. La volpe e l'uva 2.0. La figlia del vignaiolo. La volpe vide dei grappoli d'uva in alto, dietro il muro della vigna. Saltò, si arrampicò, scivolò, fallì. Si sedette nella polvere, ansimando. «Non li volevo comunque», borbottò. «Forse sono acerbi». Ma non si fermò lì. Aprì un blog. «L'uva è una bugia». Poi un podcast. «L'illusione dell'uva». Organizzò raduni. Vendette magliette. «L'amarezza è libertà». Divenne famosa. Un giorno, in vacanza, incontrò lei. Occhi vivi, voce gentile,
rideva alle sue battute. Parlarono per ore, poi per giorni, ancora. Amava la natura, la semplicità e l'uva. La mia famiglia possiede un vigneto, disse. Dovresti visitarlo. La volpe si bloccò. Il suo nome era su ogni bottiglia che aveva deriso. Ma l'amava, così sorrise, annuì e disse: «Certo». Visitò il vigneto in segreto, indossò occhiali scuri, una sciarpa, non lo disse a nessuno. L'uva era bellissima, dolce, reale. Vide lei, era bellissima. Tutto ciò che voleva era lì, a portata di mano. Guardò il telefono, i suoi follower, i suoi fan, l'identità che aveva creato. Aveva bisogno di tempo, quindi tacque. Più tardi, quella notte, il telefono vibrò. Non sei mai venuto. Great listening! Which version did you prefer and why? Share your thoughts in the comments below. Hi everyone! In this lesson, you'll practice your listening skills with one classic story told in two surprising ways. Listen carefully and tell us which version you prefer. Let's begin! La formica e la cavalletta 2.0. Lavoro, gioco, di nuovo. Arrivò l'estate. La formica lavorava. Ogni giorno la formica lavorava. Ogni giorno la formica passava davanti alla cavalletta che suonava al sole. Una sera la formica chiese: «Posso unirmi a te stasera?» La cavalletta disse: «Certo!» Ballarono, risero e suonarono sotto le stelle. Il giorno dopo la cavalletta disse: «Resta e suona!» «Non posso», disse la formica. «Lavoro, unisciti a me». La cavalletta sorrise. «Un'altra volta». La formica andò a lavorare e la cavalletta andò a suonare. Quella notte la formica tornò. «Posso restare e suonare un po'?» «Certo», disse la cavalletta. Ballarono, risero e suonarono sotto le stelle per un po'. Il giorno dopo la cavalletta disse: «Resta e suona». «Non posso», disse la formica. «Lavoro, unisciti a me». La cavalletta sorrise. «Un'altra volta?» Mira venne ad ascoltare la musica della cavalletta. Dopo la canzone disse piano: «La tua amica è intelligente. Solo il lavoro ti perdi il divertimento. Solo il gioco non supererai l'inverno. L'equilibrio è la cosa migliore». La mattina seguente la cavalletta, vestita da lavoro, chiamò la formica. «Posso unirmi a te?» Lavorarono insieme. Fu duro per la cavalletta, ma si impegnò molto. Lavoravano sodo di giorno e suonavano musica sotto gli alberi ogni notte. La formica aiutò la cavalletta a pianificare. La cavalletta aiutò la formica a divertirsi. Quando arrivò l'inverno, erano pronte e la musica non finì mai. Now, here's a different take on the same story. Listen closely to see how it changes. La formica e la cavalletta 2.0. Imprenditoria inquietante. Per tutta l'estate la formica lavorò e la cavalletta suonò al sole. «Non temi l'inverno?» chiese la formica. «Nessuno della mia famiglia supera l'inverno», disse la cavalletta. «Quindi vivo finché posso». La formica non replicò, ma rifletté su quelle parole. Più tardi passò Mira e disse: «Alcuni vedono la pigrizia, altri vedono le opportunità».
La formica annuì. Lasciò il lavoro della colonia e iniziò a scavare e costruire grandi tunnel, grandi stanze, grandi porte. Chiese razioni in prestito ad amici e parenti. Le altre formiche l'avvertirono. Stai lavorando sulla cosa sbagliata. Ma lei continuò. Venne l'inverno. Le cavallette cominciarono a morire di fame. Cavallette, entrate, disse con calore. Tutte quante. Entrarono nella grande sala. Ballarono, mangiarono e risero. Poi la grande porta si chiuse con forza. 3 giorni dopo il tunnel si riaprì. Sopra la porta c'era scritto: il violino croccante, cosce di cavalletta fritte. Gli affari andavano a gonfie vele. Perfino la regina formica aveva un tavolo fisso. Great listening! Which version did you prefer and why? Share your thoughts in the comments below. Access your free language gifts right now before they expire. First up, 30 antonyms you must know. Want to double your vocabulary? Learn how to say young and old, hot and cold, and much more. You'll pick up over 30 words with this vocab bonus. Second, Travel Like a Boss PDF cheat sheet. If you're learning the language but don't know these basic travel phrases inside, what have you been doing? Download this bonus cheat sheet right now to fix that. Third, 20 small talk phrases that make you sound fluent. Chatting with native speakers would be easy if you bothered to learn these useful phrases. So access this 1-minute small talk phrases lesson now. Fourth, 10 phrases to amaze native speakers. This lesson teaches you even more phrases that make you sound fluent and will impress native speakers. What are they? You'll find out inside. And last but not least, tired of apps that only teach you random words? Want an app that teaches you the language through everyday conversations? With innovative language learning, you're exposed to real conversations between real native speakers, and then get everything slowed down and explained so you can learn the language fast. Download it for free on Android, iPhone, and iPad. To get your free gifts of the month, click the link in the description below. And download them now, before they expire. Great work! Here's a reward. Speed up your language learning with our PDF lessons. Get all of our best PDF cheat sheets and ebooks for free. Just click the link in the description.